No, non ho scelto in modo deciso. Io ho avuto una consapevolezza molto forte che se uno mette al mondo un figlio se ne deve occupare davvero, cosa che succede sempre di meno nella nostra società, che occuparsene significa impegnare tempo, energia e che col tipo di progetto di vita che avevo io diventava piuttosto complicato. Per anni e anni ho vissuto una vita molto balorda e pur avendo avuto con le compagne, ho avuto insomma, diciamo, diverse compagne nella mia vita, anche alcuni rapporti lunghi, però non sentivo che ci fosse un legame, pur essendo ottimi rapporti, un legame tale, perché poi io so che c'è la logica, esiste una logica presso alcuni, ma sì, i figli si fanno, non ci si pensa tanto poi. Ecco, io non ho mai avuto questa logica, non vengo da questa logica, non ho avuto una formazione religiosa per cui i figli diventano una sorta di modus vivendi. Ho visto troppi disastri di genitori normalissimi combinare autentiche catastrofi con i figli, cioè generando infelici, sbandati, drogati, troppe ne ho visti. Allora, diciamo che poi ho conosciuto la mia attuale moglie, è stato un grandissimo amore, una grande relazione, considero Elisa, prima che una donna meravigliosa, una persona straordinaria, e a quel punto eravamo nella possibilità di mettere al mondo perlomeno un figlio. Elisa aveva 35 anni quando ci incontriamo, 35 e mezzo, e io 49. Però a quel punto si determinò una cosa abbastanza curiosa. Elisa mi disse: non ho questa urgenza di far figli. Se tu vuoi, se tu hai l'urgenza, allora... E io a mia volta dissi: no, io non ho l'urgenza, io ero pronto con te, nel senso che ti consideravo la donna, per quanto tanto ti abbia aspettata, ti considero la donna con la quale io costruisco la vita, è un progetto di vita, non è solo una relazione interindividuale, è molto di più che questo. Per questo te l'ho detto e te l'ho proposto su. Ma vedendo che lei non aveva questa urgenza e questa convinzione, e che se tu non vuoi, ammesso di potertelo permettere, fare crescere i figli con la tata, significa che devi fare molti sacrifici. Soprattutto siccome il mio lavoro mi portava via 200-250 giorni l'anno, la persona che doveva dire: sono io che devo stare a casa. Allora Elisa non aveva questa urgenza perché lei ha delle sue ferite emozionali, di crescita, pur avendo avuto una famiglia normale, come si dice. Ma queste sono cose di Elisa. Sì, no, lei aveva una ragione forte, niente affatto, come si dice, superficialmente egoistica, perché è una persona di una totale generosità, si prende cura di tutti. Io, per esempio, Elisa aveva con suo padre, un uomo straordinario, un grande artista, un pittore, secondo me davvero geniale e grande direttore della fotografia. Vedere Elisa con suo padre è una delle cose più commoventi di tenerezza umana che abbia visto. Ma altrove c'erano delle ferite, adesso questa è la vita di Elisa, dovrebbe parlarne lei. Ma ho capito che non c'era questa pulsione, e poi col fatto appunto che io ero impegnato in una vita. Certo, ho delle amiche e colleghe che fanno questo lavoro, ancora una volta non faccio nomi perché di fronte alle quali io veramente mi inchino, perché hanno cresciuto figli facendo questo mestiere di teatranti con inenarrabili sacrifici, cioè viaggiare 10 ore di notte per farsi trovare nel letto dai figli. Allora
e hanno cresciuto figli davvero magnifici. Strano, no? Se famiglie normali magari hanno cresciuto figli disgraziati. Loro con queste vite turbolente, eccetera, hanno cresciuto figli magnifici, delicati, forti, umanamente stupendi. No, il punto è quanto affetto si dà al resto. Il resto sono solo chiacchiere. Allora, sappiamo tutti che la voce del sangue non esiste, è una delle più grandi stronzate che sia mai state inventate. Cioè la voce che crea i legami è la voce dell'affetto, del rispetto, dell'accoglienza del figlio come creatura amata, ma anche nella sua alterità, nella sua dignità. Vabbè. Comunque, insomma, questo alla fine, ecco, queste motivazioni ci hanno portati a non avere figli. E nessuno dei due ha grandi rimpianti. Io amo moltissimo i bambini. Non so se sarei stato un buon padre, ma sicuramente sarei stato un padre molto affettuoso. I bambini mi adorano, io adoro i bambini, sto bene con loro e ecco, adesso lo ridico se per me. Ho avuto io dei legami molto forti, non consanguinei, con una mia nipote acquisita, figlia della sorella della mia prima moglie, con la quale mantengo tuttora rapporti vivissimi, e Marzia l'ho tenuta in braccio quando aveva 3 ore. Abbiamo avuto un periodo breve di coabitazione, ma Marzia, sono stati dei momenti in cui i suoi genitori avevano piccoli problemi, delle coppie, veniva a stare da me. E io ho un forte legame con lo studio delle lingue straniere, anche faccio la molteplicità delle lingue per me anche una tavolozza artistica, ma studio sempre una nuova lingua. Lei è rimasta molto molto impressionante, infatti ha fatto l'interprete nella vita e ha tentato anche la via musicale, era anche dotata, ma poi ha scelto quello e adesso vive a Parigi, ha un marito incantevole, un geologo napoletano di una simpatia travolgente. Tra l'altro io adoro Marzia, in questo dice: lo amo alla follia perché mi fa ridere. e abbiamo ancora un legame, ci vediamo pochissimo, abbiamo un legame fortissimo e abbiamo avuto un legame davvero straordinario, per cui lei ha ricevuto da me questa, diciamo, influenza o comunque questo dono, questo scambio. Ma poi in particolare lei, ma anche l'altra nipote, Raffaela, la portavo all'asilo a certi periodi, mi chiamava, era pestifera Raffaella, era vivace, stupenda, era bellissima, era come camminare con un elefante rosa vicino, rimanevano tutti stupidi. Ed era una meravigliosa teppista, mi chiamava Mammo. E insomma ho sempre avuto una relazione molto forte con i bambini, ce l'ho tuttora, ho delle amiche che ho conosciuto da piccine, Costanza, che è palermitana, appena arriva a Palermo lei mi manda dei messaggi super passionali, noi giochiamo un po' come di essere amanti. Ha cominciato a lavorare con me, aveva 6 anni, la Costanza, poi ha rilavorato con me che ne aveva 10 e poi da allora sono passati degli anni, l'ho rivista impegnata in politica, cioè piena di vivacità, adesso l'ho rivista recentemente e abbiamo proprio, quell'esperienza è stata, si è stabilito un legame, e Bibi, la figlia di 2 miei amici palermitani che mi vogliono bene nell'anima, e lei, appena arrivano i messaggi, le feste, ci dobbiamo vedere, e ho sempre avuto una comunicazione forte, intensa, facile. Per questo credo sarei stato un padre molto affettuoso, molto indulgente, forse troppo indulgente, però sicuramente appassionato per trasmettere, per condividere. Ho sempre detto anche alle mie amiche giovani, quando venite in teatro, venite, dice Moni, sono la nipote di Moni, siete mia nipote.
è naturale per me guardare con una grandissima tenerezza e attenzione coloro che sono nell'età dei miei figli. Alcuni potrebbero essere miei nipoti, potrei essere loro nonno. È una dimensione davvero meravigliosa. Però ecco, non vivo questa mancanza come un vulnus, come posso dire, un handicap, una menomazione. No, perché così le cose sono andate in questo modo. C'è stato un farsi delle cose che hanno portato così. Del resto ho riflettuto, a volte i padri famosi sono piuttosto ingombranti. Ha avuto anche a lamentarsi il mio fratello maggiore, scherzosamente si è lamentato. Anche mio cugino, che era quello che aveva fatto successo economico, una volta mi ha detto con aria malinconica: mi credevo chissà chi, sono solo il cugino di Moniovati. Naturalmente questo è anche un modo affettuoso di riconoscermi un cammino che il mio è stato tardivo, perché ho avuto successo, la mia vita è svoltata a 48 anni. Anche mio fratello, non faccio a tempo a dire il cognome, che credo che per un figlio, soprattutto un figlio maschio, essendo il padre la figura, forse avrebbe potuto essere faticoso, non necessariamente, vediamo, però sentirsi continuamente sollecitare in quella direzione. Comunque, al di là di queste considerazioni, non è stato per questo, è stato per quello che ho spiegato. Io non ho mai avuto, e mi sono sempre reso conto che di fronte a un figlio che non ha chiesto di venire al mondo, ma che è stato messo al mondo, e noi oramai siamo una generazione, cioè siamo passati da quella, per esempio la generazione dei miei genitori era convinta che averti messo al mondo fosse qualcosa che le legittimava a un diritto di proprietà. In milanese c'era un modo di dire assolutamente terrificante, ma anche gagliardo: se mi tu fammi te desfi, io ti ho fatto, io ti disfo. E allora questa era una concezione che aveva una certa generazione passata. Invece i figli non chiedono di essere messi al mondo. Allora noi abbiamo degli obblighi nei loro confronti, perché la loro vita è stata decisa da noi, non da loro. Allora dobbiamo essere talmente straordinari da fare sì che a un certo momento loro dicano: sì, è stata decisa da te, ma adesso la vita è mia, me l'hai trasmessa e mi hai donato l'autonomia e la capacità di vivere. E non è facile, è un'impresa rara. E infatti noi vediamo alla famiglia, per via appunto delle religioni che hanno fatto della famiglia il centro radiante nel loro senso, vale per l'ebraismo, vale per il cristianesimo, vale per l'Islam e per le altre, ha preteso un'autolegittimazione a essere giusta in quanto tale. Non è assolutamente così. Non è assolutamente così. Adesso per esempio in tutte queste deliranti aggressioni all'idea delle famiglie omosessuali, come responsabili le vedono come nefaste, nefande o in quanto tali pericolose. Tanto bisogna dire che gli omosessuali fino a prova contraria nascono in famiglie eterosessuali, quindi questa è una totale idiozia. E io sono convinto che due padri o due madri possano determinare una famiglia affettivamente, sentimentalmente, educativamente parlando, molto migliore della cosiddetta famiglia naturale, che naturale non è, perché questa è che diciamo un certo mondo rivendichi come una grande idea quella della famiglia monogamica. Fino a qui, se parliamo culturalmente e dal punto di vista istituzionale, può essere, ma che sia naturale, l'omosessualità è stata naturale da sempre e la poligamia è stata naturale da sempre, quindi perfino l'incesto è stato naturale in un lungo periodo della storia dell'umanità. Quindi bisognerebbe abbandonare questo terreno molto molto pericoloso e molto foriero di visioni di impianto eugenetico o comunque di una presunta naturalità per cui chi non si conforma a quella naturalità è già in qualche modo
una depravazione del naturale, cosa assolutamente falsa, così come la famiglia che non è legata al matrimonio, ma che è legata alla convivenza. Insomma, tutte queste cose mostrano che l'umanità è molto più complessa e molto più ricca di quanto non la si voglia far passare, magari per pure ragioni di potere e di dominio sulle anime e sui corpi, volute da chierici, ma peggio ancora da quelli che non sono chierici ma fanno le veci, cioè politici chierici, per intenderci, di ogni religione. Ma io credo che le scritture siano largamente equivocate. Io ho un po' più di frequentazione con la scrittura ebraica. Tutti questi, non so, tutti questi pilastri granitici. Intanto io sono convinto di una cosa, io sono agnostico, ma sono convinto che la religione è affare di uomini. Al Padre Eterno non interessa tanto. C'è un bellissimo brano di Isaia che non cesso di rileggere, l'ho messo in uno spettacolo, che dice il buon Dio attraverso la bocca di Isaia, il profeta che gli dà la voce, dice agli ebrei: dei vostri incensi, sacrifici non posso più, mi fanno schifo, mi fanno venire il volto a stomaco. Le vostre preghiere io non le guardo, i vostri sabati, i vostri noviluni, non sopporto delitto e solennità. E dice ciò che gli interessa: praticate il bene. E cos'è il bene? Cioè rifuggite il male, praticate il bene. E cos'è il bene? Ricercate la giustizia, combattete a fianco dell'oppresso, perorate la causa della vedova e dell'orfano, cioè la giustizia sociale. Questo interessa al buon Dio, ammesso che lui esista, cosa della quale io fortemente dubito. Ma la religione è un problema dei uomini. E cosa dovrebbe essere la religione? Io amo molto le cose religiose, se fanno il loro mestiere: celebrazione e santificazione. Non andare a ficcare il naso negli affari della gente: oh, Dio ti punisce se fai questo, fai quella. Figuriamoci, il buon Dio dà la più solenne proibizione ad Adamo ed Eva nel cosiddetto paradiso, dice: non mangiate di quel frutto in questo arco di tempo, ma quando quelli decidono di mangiarlo si guarda bene dall'impedirglielo. Cioè, come dire, voi siete liberi, pagherete le conseguenze le conosciamo, no? Avevano i due cretini, perché il peccato, secondo un grande maestro con il quale ho studiato, dicevano: troppo cretini, pensare di acquisire conoscenza mangiando un frutto. La conoscenza è un processo, un travaglio, è un misurarsi, e infatti vengono mandati nel mondo per conoscere, con i prezzi che si pagano. Allora, io non credo che ci sia un giudizio definitivo, perché la sterilità di una donna, certo, laddove i figli e la famiglia sono centrali, sono il senso, perché il progetto passa attraverso la costruzione della famiglia e della società fondata sulla famiglia, perché l'ebraismo è il primo che fonda la socialità proprio nell'episodio del cosiddetto sacrificio di Isacco, che non si chiama sacrificio di Isacco, in ebraico è Akeyidat Yitzhak, che vuol dire legatura di Isacco, cioè è la rappresentazione di questo sacrificio che non avverrà. E che cosa succede? Abramo dichiara al mondo, con la complicità, è un'alleanza fra generazioni: il figlio non appartiene al padre, il figlio appartiene alla società, al futuro. E tanto è vero che Isacco si sposerà fuori dalla tribù. Allora, però, anche la società si fonda su un'alleanza fra generazioni, e l'alleanza più forte, primaria, avviene nella famiglia. Infatti, laddove la famiglia è una famiglia chiusa o occlusa, la società è chiusa e occlusa. Allora, l'ebraismo ha nel Talmud la sua grande altra parte della Bibbia, si chiama la Torah orale, Torah Shebichtav, quella scritta, Torah Shebeal Peh, che sta sulla bocca. Il Talmud e poi le interpretazioni dei grandi maestri mostrano che tutto l'insegnamento è contraddittorio e naviga sempre sulla centralità etica dell'integrità dell'essere umano. Faccio un esempio: il mamzer, il cosiddetto bastardo, cioè quello che è un matrimonio misto, viene detto di lui che non può entrare in sinagoga. Però poco più in là nel Talmud si legge che
un mamzer, cioè un bastardo, può essere il più grande dei re. E cosa? Il re non entra in sinagoga? Quindi è tutto giocato su diversi biblisti, diversi talmudisti, sulle contraddizioni, perché deve crescere il pensiero attraverso le contraddizioni e anche attraverso interpretazioni scabrose che però devono attivare l'interpretazione più alta e più... Quindi l'ebraismo è molto molto intrigante ed è di una complessità e di una vastità inimmaginabili. Allora ecco che una volta, confrontandomi con un rabbino ortodosso, il quale ha avuto 17 figli con la stessa moglie, attenzione, le donne possono prendere anticoncezionali nell'ebraismo, gli uomini no, ma le donne sì, cioè lei l'ha scelto di fare tutti quei figli, è stata una scelta. Ebbene, io consideravo una volta un po' amaramente, dice, anche in Yiddish si dice che un uomo senza figli non è un uomo compiuto, un mezzo uomo. Ma tu con i bei discorsi che fai, mi dice lui, quanti figli hai, quanti ti ascoltano e traggono da te quello che è il primo compito di un padre, perché non credo che sia mettere uno spermatozoo il compito di un padre, significa formare, educare. Ed era un ortodosso, come dire, uno può essere figlio, può essere padre se si assume la responsabilità di essere padre. Con i giovani che incontra, io faccio incontri nelle scuole, nell'università e dopo anni ricevo ancora mail delle persone che rimangono impressionate dall'essere stati accolti, i confronti, non mi stanco mai, mi fermo finché c'è un solo giovane. Allora ci sono molti modi di essere padre e madre. Nel mondo cristiano diciamo l'esempio è quello delle monache. Le monache le chiamiamo madre o sorella, anche se non lo sono. Vogliamo dire che Madre Teresa di Calcutta è stata una donna sterile, chi se lo sente di dirglielo? Quindi mi sembra che questa sia alla fin dei conti la solita questione del potere intimidatorio e di usare degli argomenti solo a scopo di legare a una visione occlusa per favorire il potere che gestisce l'ideologia. Laddove questo non c'è, allora padri e madri sono concetti molto più nobili, molto più alti. Del resto ci sono padri e madri naturali, lo dico in un modo un po' forte, che fanno letteralmente schifo, che non sono stati padri neanche dei propri figli che hanno avuto vicino, indegni di portare questo nome e questo titolo. E allora solo perché hanno prestato una condizione esistenziale o meccanica, cioè un utero che ha tenuto 9 mesi una creatura ma non ha capito niente del significato della gravidanza o un padre che ha appunto prestato uno spermatozoo, questo significa essere padri e madri? No, è ben altro. Naturalmente alcuni attribuiscono alla generazione stricto sensu un surplus, un valore aggiunto. Io non credo che sia così, è solo un'opinione. Io non credo che sia così. La paternità e la maternità sono costruite nei sentimenti, nelle emozioni, nei gesti, soprattutto nella trasmissione di sapere e di etica. Lì si costruiscono paternità e maternità. Ci sono molti modi di esprimere la paternità e la maternità. 2 miei amici, io considero forse tra le più grandi figure di padre e madre che abbia conosciuto, hanno adottato 3 bambini bielorussi, sono stati degli eroi. Quale genitore naturale avrebbe il coraggio di fare altrettanto? Ce ne sono, anche naturali, che adottano, ma che cosa vuol dire? Io credo che non ci sia nessuna ragione per gettare discredito su chi ha fatto scelte diverse da quelle considerate la via giusta. Non ci sono vie giuste in quel senso, ci sono diverse vie che si possono prendere. Poi c'è una grande cosa che dice, mi sembra che sia il Pirkei Avot, questo testo ebraico, le massime dei padri, dove è detto non giudicare il tuo prossimo finché non ti trovi nelle sue condizioni. E se posso chiosare alla mia maniera, e quando ti ci trovi ti passa la voglia di giudicare.